Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, prendendo spunto dall'ottimo risultato conseguito durante l'ultimo Four Season ottenuto dal deck builder Francesco Giudetti, con un mazzo da lui ideato, che prova a reinventare il concetto di controllo. Dopo aver sfruttato in lungo e in largo i colori esper alla ricerca di un archetipo che fosse in grado di massimizzare il potenziale di questo color pie, anche seguendo qualcuno dei nostri video, realizzati in passato attorno a questa triade mortale, si è arrivati con tanta fatica a questa strana incarnazione. Il motivo di questo stupore giunge anche guardando la leggendaria scelta per l'occasione, che ha caratteristiche e abilità che non sembrano molto conciliare con il contesto del formato, ma se avrete la pazienza di seguirci avrete modo di ricredervi, saggiandone tutto il suo potenziale in questa disamina a lui dedicata. Questa volta vi parleremo di Chromium The Mutable. Siamo al cospetto di un drago proveniente dal core set 2019, con un parco di caratteristiche e abilità che a prima vista non sembrano tanto in linea, a partire dal costo di lancio, con quanto ci propone un formato rapido come Centurion, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 7 mana, 4 generici e 3 specifici, uno bianco, uno blu e uno nero, abbiamo un antico drago con forza 7 e costituzione 7, lampo, volare e 2 abilità che lo proteggono dalle molte mestizze del formato. Nella prima abilità abbiamo questa magia non può essere neutralizzata. Mentre nella seconda c'è, scarta una carta, fino alla fine del turno, Chromium The Mutable, diventa un umano con forza e costituzione base 1-1, perde tutte le abilità e ha un team all'occhio, non può essere bloccato in questo turno. È chiaro che un generale di questo tipo ha solo uno scopo, entrare, evitare la stragrande maggioranza delle interazioni presenti nel formato, per picchiare fino alla morte il nostro avversario, con un clock di 3 turni, che non lascia molto spazio all'immaginazione. Con un costo di cast così importante non è certo facile farlo entrare in campo velocemente, anche visto i colori a disposizione, ma non sarà di certo questo l'obiettivo della build, anzi, questa sarà a tutti gli effetti la nostra finisher, mentre il resto della lista punterà a portarci sicuri al late game. In questa comfort zone, in cui a suon di interazioni piegheremo le speranze del nemico, si muove questo Chromium The Mutable, che con la sua spessa pelle argentea sembra non risentire affatto delle minacce che dovrà affrontare per portarvi alla vittoria. Con le premesse indicate attorno a Chromium The Mutable, appare evidente che siamo di fronte a un mazzo che punterà a sprigionare tutto il suo potenziale nel late game, puntando sul generale più come una finisher, che un vero enabler del mazzo. Ecco che è tra le 99 che si devono concentrare i nostri sforzi per raggiungere questo obiettivo, a partire da una piccola compagine di cantrip, Brainstorm, Gitaxian Probe e Preordain, che proverà a sistemare la mano iniziale, così da avere sin da subito qualche risposta utile. Dato che il nostro comandante non offre strumenti di card selection adeguati, punteremo a qualche carta come Fact of Fiction, Impulse e Memory Delage, per aumentare la consistenza delle nostre mani, soprattutto nelle prime fasi del match, in cui andremo a replicare l'azione dell'opponente. A queste scelte affiancheremo Search of Axanta, che con la sua trasformazione in Axanta Vesulca Ruin ci darà modo di avere un vantaggio costante, oltre a un land drop aggiuntivo in seguito, che male certo non fa per l'economia di questo mazzo. Come ulteriori elementi di vantaggio e selezione carte adotteremo Baleful Strix, ottimo anche come parante, e Titan Pact per avere, con poco mana, una risposta tra le molte papabili, così da essere sempre sulla breccia, anche solo per proteggere al meglio il nostro generale. Visto il color pie, non c'è troppo prodigo sul fronte dei ramp effect, utilizzeremo al meglio Timeless Dragon e Tide, così da essere certi di non perdere preziosi land drop, che sono sempre fondamentali per avere il mana libero a sufficienza per le varie esigenze della lista, oltre che per il cast del generale. Infine, per rendere la vita degli avversari più difficile, ci doteremo di alcune staple tra le creature, Opposition Agent verso tutti coloro che basano le loro strategie sui tutori e Snapcaster Mage, per recuperare qualcosa di utile dal cimitero, sempre pronti a fare vantaggio con ogni modo possibile. Insomma, pochi prezzi pregiati, in un contesto in cui Chromium The Mutable funge da spettatore finché non verrà chiamato in causa, pronto con poche zampate a fare sua la partita. Con quanto visto finora appare chiaro che Chromium The Mutable partecipa solo alle fasi finali delle nostre partite, intento a sorvegliare più che a offendere, a meno di non avere campo libero un avversario ormai allo stremo delle forze per infliggergli il colpo di grazia. Quindi saranno le restanti carte del mazzo a fare il lavoro sporco, proteggendo il suo operato ma soprattutto impedendo al nemico di giocare, anche attraverso stepper come Veldigno Kick, porta a far scartare qualcosa di scomodo dalla mano dell'opponente. Analogamente con Dures, Inquisition of Kozilek e Tuxais, attenderemo alle risposte dell'avversario con queste armi chirurgiche, limitandoci a schierare il meglio, sia in fatto di costi di mana, sia in efficacia, per le finalità della build. Con l'intento di dare valore alle nostre giocate, soprattutto sul fronte delle risorse, utilizzeremo un bounce effect particolare, Leadership Vacuum, perfetto per i mazzi composti da Panthers che manderanno indietro anni luce il loro game plan, soprattutto con il nuovo ruling del formato sulla tassa di comando condivisa.
Chiaramente, con il color pie a disposizione, punteremo a replicare le giocate del nemico con un ottimo comparto removal, puntando anche su una creatura come Solitude, che può anche venire in soccorso ai nostri punti vita in modo inaspettato, verso avversari particolarmente veloci. Visto il modello di gioco, buona parte delle nostre risposte saranno a velocità istantanea, ma non disdegneremo carte come Council Judgment, Prismatic Ending e Vindicate, vista la loro versatilità, con l'intento, spesso e volentieri, di colpire permanenti anche diversi dalle creature. Il meglio lo daremo con Anguish Unmaking, Dismember, Fatal Push, Fracture, March of a World Delight, Sudenetic, Sword to Plowshare e Void Rend, non lasciando niente al caso, facendo in modo che ci sia solo il vento a contrastare l'avanzata del nostro generale. La base delle nostre interazioni si concentrerà comunque sui counter, con un'ottima selezione di ben 15 di loro che concorreranno a tenere il campo libero dalle minacce, annoverando tra gli altri Dovis Vito, Force of Will, Mana Tide, Telisend e Wash Away. La nostra accortezza, in questo caso, sarà quella di dosare le forze verso quello che è più ostico da risolvere per le altre carte a disposizione, lasciando spazio anche al piano rimozioni, che qui è molto ben fornito e può spaziare su diversi ambiti. Come ulteriori elementi di flessibilità e di vantaggi sotto forma di risposte utilizzeremo un buon numero di carte modali, Cryptic Command, Esper Charm, Kaya's Guile e Mystic Confluence, che sapranno offrirci dei comodi 2x1 perfetti per aumentare il divario con il nemico. Per lo stesso motivo, ma anche per la nostra scarsità di creature da mettere a rischio in campo, punteremo a diverse vrate globali, come Dam, che può fungere anche da rimozione puntuale, a Supreme Vertic e Toxic Delage, con la certezza di coprire diversi archetipi, anche quelli molto irruenti. Infine, per dare maggiore consistenza al piano control molto articolato, ci affideremo a una serie di viandanti solidi e collaudati, che in questo color pie ormai si sono fatti un nome di tutto rispetto: Kaya Ghost Assassin, Narset Parter of Veils, Teferi Hero Dominaria, Teferi Time Reveler e The Wandering Emperor. Risolvere e soprattutto proteggere uno di loro ci potrà dare modo di arrivare agevolmente alle game, dove il nostro generale avrà tutto quello che ci può servire per piegare il nostro volere e chiunque proverà a interdire il suo incedere maestoso. Potremmo sintetizzare i motivi per cui Francesco Giudetti abbia costruito una build attorno a Chromium The Mutable con una parola che rende bene il percorso che lo ha portato a questa scelta: insoddisfazione. Sin dalle prime uscite sul nostro canale di video dedicati al Centurion, il nostro deck builder ci ha contattato per chiedere consiglio su liste e generali che in qualche modo incarnassero al meglio il concetto di control, possibilmente nei colori Esper. Da Minato, The Face Shifter a Oloro e Ageless Ascetic, è stato un susseguirsi di messaggi, approfondimenti e congetture volti a valutare, migliorare e alla fine scartare tutta una serie di possibili archetipi che alla fine non convincevano mai del tutto il nostro interlocutore. Il meta poi, che era un concentrato di Grist, The Hunger Tide e Shorikai Genesis Engine ai tempi del confronto tra noi e il protagonista di questo video, necessitavano di un approccio alle partite diverso che superasse i limiti imposti dagli altri generali. Da qui la mola di costruire qualcosa di inedito che desse corpo a una finisher, con questo Chromium The Mutable, mentre le restanti 99 si preoccupavano di negare qualsiasi cosa, come comprensibile per un deck builder che punta a replicare a tutto quello che l'avversario prova a proporre. Con tutti gli sforzi effettuati da Francesco Giudetti per rendere funzionale una lista come Chromium The Mutable, non è difficile ipotizzare un piano di gioco, visto che la stragrande maggioranza delle carte presenti nella lista si preoccupa di interagire con l'avversario. Il vero fulcro, la rivoluzione copernicana, risiede nel generale, che offre una somma di abilità e keyword che vanno a risolvere non pochi problemi, visto che spesso nel game i mazzi control non riescono a trovare una chiusura affidabile. Avere nella zona di comando un bittante evasivo, incounterabile, ma soprattutto giocabile nella end dell'opponente, ci dà modo, al momento giusto, di dare una sferzata alla partita, ribaltando situazioni anche di stallo a nostro favore. Il comparto interazioni, ma soprattutto i counter, ci daranno modo di proteggerlo quanto basta per infliggere danni letali, per un clock di 3 turni, avendo poi cura di replicare, anche con l'abilità del comandante, con un semplice discard a tutte le rimozioni puntuali presenti nel formato. Un approccio al gioco per gente dai nervi ben saldi, con Chromium Evutable prendendo alla lettera il suo aspetto, rimbalzando ogni tipo di minaccia come uno specchio infrangibile. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo a comprendere come questo archetipo basato su Chromium Evutable si posiziona nel meta Centurion rispetto a diversi archetipi che al momento bazzicano dai tavoli da gioco. L'archetipo è giovane, ma ha avuto un battesimo del fuoco ottimo, arrivando in top 8 all'ultima edizione del torneo Four Seasons Spring, con oltre 60 giocatori, battuto solamente da un Titania Protector Argot, una delle poche bestie nere di questa tipologia di liste. Il meta di quel momento è stato gestito ottimamente, inanellando solo vittorie, riuscendo a spuntarla persino su mazzi ostici come Leovold e Mystery of Trest, Nimizet Parun e Tasigur the Golden Fang, non sempre facile da domare, persino per un control.
Anche i mazzi più presenti in quel momento, Grist the Hunger Tide e Shorikai Genesis Engine, quest'ultimo ormai bannato nel formato, si sono dovuti inchinare alla potenza del nostro antico drago, che ha saputo sconfiggere anche questi avversari. Persino un Asmorado Mardica da Istina Kul Dakar è stato battuto, mazzo veloce e aggressivo quanto basta, ma anche questo nemico ha capitolato alla fine, segno della felice intuizione del nostro deck builder, che a un torneo importante ha rischiato con una build di sua invenzione, segnando un ottimo risultato. Non è difficile immaginare, per Francesco Giudetti, che per un archetipo control costruito attorno a Chromium e Mutable si debba adeguare all'evoluzione del meta per meglio rispondere al contesto del momento, e i recenti ban ci porteranno a qualche inevitabile aggiustamento. Già al momento della stesura di questo primer il nostro deck builder è alle prese con diversi test, volti a provare nuove carte in grado di dare maggiore consistenza all'azione generale, anche alla luce delle partite accumulatesi dopo il risultato raggiunto al Four Season Spring. Di certo farà il suo ingresso in 2Deep al posto di Fracture, vista la dipartita di Shorikai Genesis Engine, ma in generale se un mazzo di punta sparisce dal meta si dovrà intervenire per aggiustare il tiro, rimescolando il pool di interazioni, tra le molte scelte papabili nel nostro color pie. E in fase di valutazione anche Archmage Charm, andando a sostituire Narset Parter of Vase, puntando più sul 2-1 offerto dalla magia, che in un archetipo come il nostro può valere molto di più di quanto uno possa pensare. Un ultimo accenno va a Fractured Identity, carta non certo veloce, ma perfettamente incastrata nel nostro desiderio di replicare le minacce più scomode dell'opponente, magari facendo le nostre per incrementare ancora di più il divario in risorse tra noi e il malcapitato di turno. Ancora una volta abbiamo concluso questa lunga disamina. Ringraziamo Francesco Giudetti che ci ha svelato i segreti della sua creazione attorno a un generale particolare che a dispetto delle sue caratteristiche non potrà che ben figurare nel Centurion. Se amate a pieno contro il colori Esper, ma non volete rimanere a bocca asciutta senza una chiusura protetta nel game, questo Chromium e Mutable potrebbe fare al caso vostro, aprendovi la via per far soffrire i vostri avversari sotto un cumulo di interazioni. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, su Underground Sea.